Benvenuti su Rank World. Nel video di oggi racconteremo in breve il primo arco narrativo di Kaiju numero 8 o Kaiju number 8 intitolato L'uomo che divenne un Kaiju. Ovviamente ci saranno spoiler sulla storia dell'anime. Ci troviamo a Yokohama, conosciuta per i numerosi incidenti dovuti ai kaiju, ovvero dei mostri giganti come Godzilla. L'attenzione viene posta fin da subito sull'esistenza di due fronti, quella dei membri della terza divisione acclamati dai civili per aver sconfitto i mostri e per aver liberato la città, e quella della squadra speciale che nell'ombra e senza l'euforia degli abitanti si occupa dello smantellamento dei resti delle creature sul campo di battaglia. Hibino Kafka, ragazzo 32enne, con il suo team viene incaricato di occuparsi dei resti dell'essere appena ucciso. Tornato a casa dopo lavoro, al telegiornale vede Mina Ashiro, amica d'infanzia a cui aveva promesso che insieme avrebbero sterminato tutti i kaiju. I mostri hanno spazzato via la scuola e le loro case, dunque i due ragazzi erano motivati a diventare da grandi ottimi soldati. Lei ora fa parte della terza divisione. Kafka invece ha provato più volte a superare l'esame di ammissione, fallendo e abbandonando così il suo sogno. Hibino, tra sé e sé, si chiede come mai debba fare questo lavoro, poi ripensando che è solo grazie a quei soldi se riesce a pagarsi l'appartamento e a permettersi tutto il cibo che vuole, lascia stare quel brutto pensiero. L'indomani Kafka si reca al centro di pulizia, dove fa la conoscenza di un nuovo ragazzo che si unisce al suo team a tempo part-time. Ci viene rivelato che il personaggio misterioso di nome Ichikawa è lì perché nel mentre vuole entrare nella sezione di difesa. Il giovane non accetta l'atteggiamento di Hibino, ovvero di essersi arreso nel seguire i suoi sogni e aver smesso di provare il test di ammissione per entrare nelle truppe. Il nuovo ragazzo e Kafka vengono quindi mandati a pulire l'intestino della carcassa della bestia. Inizialmente c'è un certo odio tra Hibino e il ragazzo, ma con il trascorrere della giornata i due si rapacificano e mentre tutti i colleghi sono tornati a casa, il giovane rivela che hanno alzato la soglia d'età 33 anni per reclutare nuovi membri nella squadra di difesa. A quel punto compare alle spalle di Ichikawa un kaiju pronto a divorarlo. Per fortuna che Kafka con prontezza si tuffa per salvare il nuovo amico e lo intima a scappare per cercare aiuto. Per quanto ci abbia provato, Kafka non può nulla contro quel mostro. Ormai è in fin di vita e disperato si ripete che non doveva andare così. Improvvisamente ricompare Ichikawa, tornato dopo essere riuscito a far rapporto. Il ragazzo ribadisce che se avesse abbandonato lì a morire il suo senpai non sarebbe mai potuto entrare nelle truppe. Improvvisamente la bestia viene completamente distrutta. Sono arrivate le truppe giapponesi di difesa, la terza divisione. I due malcapitati si risvegliano in ospedale e Ichikawa fa notare al suo senpai che se è vivo è solo grazie a lui e che sicuramente è destinato a diventare un membro delle forze di difesa. Preso dall'euforia per gli eventi accaduti, Hibino Kafka sta per promettere di ritentare ancora ad entrare nelle forze, quando all'improvviso compare un kaiju a forma di mosca gigante che gli entra in bocca proprio come un parassita. Il nostro eroe si trasforma, partono le sirene. Un vecchio all'interno della stanza si accorge della presenza del kaiju. Ichikawa e Kafka si vedono costretti a scappare. Quest'ultimo si rende conto di avere una forza sovraumana che gli permette di distruggere con una mano il muro e le finestre della stanza. Finalmente i due riescono ad arrivare in una zona desolata. Proprio quando sembrava che ce l'avessero fatta, Kafka percepisce in lontananza un kaiju che sta uscendo dal suolo. Una povera bambina e la sua mamma stanno per essere divorate vive dall'orrendo mostro, quando con un pugno potentissimo compare Kafka a fermare la bestia. Lo stesso eroe rimane sbalordito dalla sua potenza. Con un secondo colpo Kafka disintegra l'avversario facendo volare tutte le interiora sulle finestre delle case vicine abitate. Dato il sospetto spaventoso, il salvatore si rende conto che non può avvicinarsi alla madre e alla bambina terrorizzate dall'accaduto. Le lascia all'amico Ichikawa e ripensa ad un ricordo dove la sua amica d'infanzia gli spiega che se avessero lottato insieme per sconfiggere quei mostri non sarebbe mai stata una cosa spaventosa. Spinto dall'idea di poter lottare al suo fianco, il nostro eroe inizia a tornare umano. 3 mesi dopo al telegiornale mostrano un kaiju identico a Kafka e il conduttore annuncia che è l'8º a cui viene assegnato un nome in codice. Nel mentre un collega di Ichikawa e di Kafka lascia ad entrambi un documento in cui è indicato che hanno passato il
primo esame delle truppe di difesa. Hibino rivela di non essere troppo entusiasta perché la parte che non riusciva mai a superare in passato era proprio la seconda, ma non è disposto a tirarsi indietro. Questa è la sua ultima possibilità. 10 giorni dopo comincia la seconda parte dell'esame. Alla base delle truppe di difesa i due fanno la conoscenza di una ragazza che rivela essere la candidata numero 2016, Kikuru Shinomiya, che riesce a spostare senza problemi la macchina dei due lanciandola via. Si accorge subito che Kafka puzza di kaiju. I due riescono a controbattere con il fatto di passare molte ore a lavorare in un'industria di smaltimento. Hibino si presenta come il candidato numero 2032. Il secondo esame è strutturato in due parti, la prima è un test di resistenza e la seconda un test attitudinale. Al test fisico Kafka si piazza 219 su 225, questo perché non vuole barare usando i suoi nuovi poteri, ma impiegare la sua sola abilità fisica, anche se allo stato attuale se ne sta pentendo. Tramite Mina e il suo sottoposto abbiamo una breve panoramica sui primi 3 arrivati al test di abilità. Abbiamo Hiharu Furuhashi, ragazzo pieno di talento, diplomato con i massimi dei voti, arrivato terzo; Haruichi Izumo, laureato con i massimi dei voti, considerato uno dei candidati più promettenti, arrivato secondo; e infine, arrivato primo, poi Kahuraji, che ha messo da parte il suo futuro sicuro nell'esercito giapponese per entrare a far parte delle truppe di difesa. Il sottoposto informa che quest'anno c'è una giovane ragazza di 16 anni il cui talento è ammirato da tutti. Parte la seconda sfida, sconfiggere dei kaiju intrappolati nella base. Come strumento per combattere viene consegnato ad ogni partecipante il completo delle forze di difesa. Non appena Ichigawa finisce di inserire la tuta, una voce al suo interno riferisce che la sua forza di rilascio è dell'8%. Questo indica quanto potere del completo viene tirato fuori. Un ragazzo tra gli osservatori del test spiega che i membri delle truppe addestrate di solito hanno una media attorno al 20%. Airuchi Izumo al 18%, poi Kaguraji il 15%, Haru Furuhashi il 14%, Kikuru Shinomiya invece una forza del 46%. Infine Kafka Hibino una forza dello 0%. Comincia l'esame finale. I target sono un mostro base e 36 bestie più piccole. Quello che i nostri due eroi si rendono conto è che, dato che ognuno è controllato da un drone e nessuno è dotato di un sensore che conti il numero di bestie sconfitte, significa che i giudici del test stanno guardando come i candidati agiranno in base alle loro capacità. I due decidono quindi di supportare e coprire gli attaccanti. Proprio quando Kafka stava dando tutto il suo supporto possibile agli altri compagni ed era sicuro di riuscire a rimediare a tutti i suoi errori passati nell'affrontare i vecchi test, viene attaccato da un kaiju. Kafka è ferito, la giuria sta per attivare il suo scudo per evitare ulteriori danni. Tale attivazione però comporterebbe la sua squalifica. Per fortuna che interviene Kikuru, che riesce a far fuori il mostro. Dalla sala di controllo Kafka viene avvisato che sembrano esserci anomalie con i suoi organi vitali e sembrerebbe che possa avere delle costole rotte. L'esaminatore gli consiglia di ritirarsi. Kafka però non lo vuole sentire e insieme al suo amico decide di fare squadra. Numero 2016 è inarrestabile e dimostra di avere doti che nessun candidato dispone, ammazzando la maggior parte dei kaiju. Riesce ad uccidere l'ultima bestia cacciatrice e in un istante polverizza il mostro base. L'esame finale si conclude. L'esaminatore non pensava potesse finire così in fretta ed è contento che sia andato diversamente dalle sue previsioni, per cui almeno 30 candidati si sarebbero ritirati. Invece nessuno se n'è andato. Tutti lodano Kikoru Shinomiya. D'altronde nessuno si aspettava di meno dalla figlia del comandante Shinomiya. Improvvisamente compare un kaiju sinistro che non era nella lista di quelli da sconfiggere. Trafigge nell'immediato Shinomiya. Abilmente la ragazza è riuscita a concentrare lo scudo in un unico punto, evitando di far raggiungere il suo cuore. Compare un kaiju gigante e nel mentre quello precedente, puntando il dito contro la ragazza, la riempie di buchi. Dalla sala di controllo si rendono conto che i parametri vitali di 2016 stanno subendo un calo drastico. I mostri morti hanno iniziato a rianimarsi. Gli unici che potrebbero
sconfiggere un mostro di quella portata sono Oshina e l'esaminatore. 2016 cerca di rialzarsi, spinta dalle parole del padre che l'ha cresciuta con il principio di dover essere sempre perfetta, ma viene fatta schiantare su un cumulo di macerie da una manata della bestia. La ragazza non riesce ad alzarsi e si scusa con il defunto padre per non essere stata perfetta come lui voleva. Il mostro sta per spazzarla via con un enorme attacco di energia. Compare Kafka che si complimenta per l'ottimo lavoro svolto dalla ragazza e che solo grazie a lei tutti sono riusciti ad evacuare. Kafka si trasforma. Il ragazzo trasformato dimostra un potere allucinante. I dispositivi in dotazione alle forze evidenziano una forza di resilienza sul campo di battaglia pari a 9.8. Il mostro comparso invece era pari a 6.4. Con un pugno micidiale riesce a distruggere e a fermare la bestia. Felice di aver salvato la ragazza, la sgrida dicendole che dovrebbe prendersi più cura di se stessa e le chiede di non dire a nessuno della sua trasformazione. Tutti i candidati sono riusciti ad arrivare al rifugio. Oshina, ovvero l'esaminatore, si rende conto che tutto quello che è successo è molto simile all'incidente di 3 mesi prima, a quando è stata trovata la carcassa di un mostro lasciata da uno sconosciuto. A 3 mesi fa, quando è comparso la prima volta numero 8. Ritiene che forse i due incidenti potrebbero essere connessi. Kafka si risveglia in pronto soccorso e mentre il suo amico l'avvisa che il 2016 è ancora viva, entra Mina. La ragazza si limita a ringraziare Kafka per aver contribuito a salvare una vita e se ne va. Nel mentre, da un bagno chissà dove, il kaiju che ha causato l'incidente durante il test fa una telefonata e si trasforma in un umano. Arriva il tanto atteso giorno di consegna del certificato di arruolamento. Kafka non è stato accettato come ufficiale delle truppe. Qualche giorno prima tutti erano disposti a bocciarlo, tranne Oshina, che ha visto in lui delle doti come cadetto e lo farà entrare nel suo plotone. Oshina, senza rivelarlo a nessuno, si è reso conto che quando sono comparsi i mostri sul campo di battaglia è stato rivelato un kaiju di resilienza pari a 9.8 e i segnali di Kafka in quel momento sono spariti. Al tutto si aggiunge la sua bassa compatibilità con la tuta. L'ex esaminatore ha deciso che lo terrà al suo fianco e risolverà queste questioni. 2 mesi dopo, ogni nuovo membro delle truppe riesce a fare dei progressi con il rilascio. Anche Kafka riesce ad arrivare all'1%. Ormai i ragazzi sono pronti per la loro prima missione, ignari che si verificherà qualcosa di inaspettato. E direi che con questo video è tutto, abbiamo raggiunto la conclusione del primo arco narrativo. Se questa serie vi sta piacendo, mettete un bel like per supportarla, commentate se pensate che questo sarà l'anime del 2024 e ci vediamo con il prossimo video.